Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, fidatevi, farà parlare parecchio. Oggi andremo a sviscerare una storia che ha tenuto col fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo. Una storia fatta di gossip, supposizioni e, diciamocelo chiaramente, anche un bel po' di dramma. Stiamo parlando, ovviamente, della presunta faida tra due delle star turche più amate, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Negli ultimi anni, voci insistenti hanno sussurrato di tensioni, rivalità e, addirittura, di un vero e proprio astio tra questi due giganti dello spettacolo. Le speculazioni si sono moltiplicate a dismisura, alimentate da silenzi, sguardi sfuggenti e dichiarazioni apparentemente innocue, che però, analizzate attentamente, sembrano nascondere qualcosa di molto più profondo. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se siete nuovi qui sul canale, o se semplicemente non l'avete ancora fatto, vi invito caldamente a iscrivervi. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un video e preparatevi ad entrare a far parte di questa fantastica community. Prometto che vi terrò compagnia con storie intriganti, gossip succulento e approfondimenti sul mondo dello spettacolo che non troverete da nessun'altra parte. Ok, bando alle ciance. Direi che è ora di immergerci a capofitto in questa storia. Partiamo dalle basi. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, entrambi attori di fama internazionale, hanno raggiunto la vetta del successo grazie alle loro interpretazioni in serie televisive che hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori. Burak, con il suo fascino da principe azzurro e il suo sguardo magnetico, ha fatto sognare le donne di tutto il mondo in ruoli come quello di Bali Bey in Il secolo magnifico e, ovviamente, come Kemal Soydere in Kara Sevda. Neslihan, con la sua bellezza intensa e la sua capacità di trasmettere emozioni profonde, ha incantato il pubblico in serie come Fatih Arbiye e, soprattutto, in Kara Sevda, dove ha interpretato il ruolo di Nihan Sezin, accanto proprio a Burak. Ed è proprio qui, sul set di Kara Sevda, che la presunta rivalità tra i due attori avrebbe avuto origine. Secondo le voci di corridoio, fin dal principio non sarebbe corso buon sangue tra Burak e Neslihan. Si dice che l'attore, già all'apice della sua carriera, non avesse visto di buon occhio l'ascesa di Neslihan, considerandola una sorta di rivale che minacciava il suo status di protagonista assoluto. Altri sostengono, invece, che le tensioni fossero dovute a divergenze creative, con i due attori che avrebbero avuto opinioni contrastanti su come interpretare i loro personaggi e sviluppare la trama della serie. Ovviamente, nessuna delle due star ha mai confermato ufficialmente queste voci. Anzi, in diverse interviste, sia Burak che Neslihan hanno sempre espresso parole di stima e rispetto reciproco. Tuttavia, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare una certa freddezza e distanza tra i due attori, anche durante le occasioni pubbliche e le interviste congiunte. I sorrisi sembravano forzati, gli sguardi evitati e le interazioni ridotte al minimo indispensabile. Un contrasto evidente con l'affiatamento e la complicità che, al contrario, trasparivano tra Neslihan e suo marito, Kadir Dulu, anch'egli un attore di successo. E qui entriamo in un altro aspetto fondamentale di questa intricata vicenda, il ruolo di Kadir Dulu. Secondo alcune indiscrezioni, Kadir non avrebbe mai visto di buon occhio il rapporto tra sua moglie e Burak, alimentando ulteriormente le tensioni tra i due attori. Si dice che Kadir fosse geloso dell'attenzione che Neslihan riceveva da parte dei fan e dei media a causa della sua chimica sullo schermo con Burak, e che avesse espresso più volte il suo disappunto per alcune scene particolarmente intime tra i due attori. Insomma, una vera e propria soap opera nella soap opera. Un triangolo amoroso, o meglio, un triangolo di rivalità, che ha appassionato e diviso i fan. Da un lato, c'erano quelli che sostenevano che la faida tra Burak e Neslihan fosse solo una montatura mediatica, una strategia per aumentare l'interesse del pubblico nei confronti della serie. Dall'altro, invece, c'erano quelli che erano convinti che dietro i sorrisi di circostanza si nascondesse un profondo astio e una vera e propria rivalità professionale. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? La verità, probabilmente, sta nel mezzo. È possibile che tra Burak e Neslihan non ci sia mai stata una vera e propria faida nel senso stretto del termine. Ma è anche difficile negare che tra i due attori non sia mai scattata una vera e propria scintilla, né a livello professionale né a livello personale. Forse, le loro personalità diverse,
Le loro ambizioni contrastanti e le dinamiche complesse del set hanno contribuito a creare un clima di tensione e rivalità che, pur non sfociando in un vero e proprio conflitto aperto, ha comunque lasciato il segno. E poi c'è la questione del nessuno me la toglierà. Questa frase, che sembra essere stata attribuita a Burak Özçivit, ha scatenato un vero e proprio putiferio tra i fan. Secondo alcune fonti, l'attore avrebbe pronunciato queste parole in riferimento al suo ruolo di protagonista assoluto, rivendicando la sua posizione di stare indiscussa della serie e sottolineando, implicitamente, la sua superiorità rispetto a Neslihan. Ovviamente, non ci sono prove concrete che Burak abbia effettivamente pronunciato queste parole, ma la loro diffusione ha contribuito ad alimentare ulteriormente la leggenda della sua rivalità con Neslihan. In conclusione, la presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul rimane un mistero avvolto nel gossip e nelle speculazioni. Non possiamo sapere con certezza cosa sia realmente successo dietro le quinte di Karasevda, ma è indubbio che questa storia abbia appassionato e diviso i fan di tutto il mondo, trasformando due talentuosi attori in protagonisti di una soap opera ancora più avvincente della serie che li ha resi famosi. Una storia che, a distanza di anni, continua a far parlare di sé e ad alimentare le fantasie dei fan. Bene, siamo giunti alla fine di questo lungo e appassionante video. Abbiamo esplorato insieme la presunta rivalità tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul, analizzando le voci di corridoio, le indiscrezioni e i segnali che, secondo i fan, avrebbero confermato l'esistenza di una vera e propria faida tra i due attori. Abbiamo visto come questa storia abbia appassionato e diviso il pubblico, trasformando due talentuosi artisti in protagonisti di una soap opera nella soap opera. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Se così fosse, vi invito a lasciare un commento qui sotto, esprimendo la vostra opinione sull'argomento. Credete che tra Burak e Neslihan ci sia stata davvero una rivalità, o pensate che sia solo una montatura mediatica? Qual è la vostra teoria? Sono curioso di conoscere il vostro punto di vista. E, come sempre, vi ricordo di mettere mi piace al video, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a continuare a creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. Quindi, cosa aspettate? Cliccate sul pulsante mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. Grazie ancora per avermi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio! Ma non è tutto. Prima di salutarvi definitivamente, voglio scavare ancora più a fondo in questa intricata vicenda. Voglio esplorare le possibili radici di questa presunta rivalità, analizzare il contesto in cui è nata e cercare di capire se ci sono stati eventi specifici che potrebbero averla alimentata. Innanzitutto, è importante ricordare che il mondo dello spettacolo è un ambiente altamente competitivo, dove la fama, il successo e l'attenzione del pubblico sono beni preziosi ambiti. In questo contesto, è facile che si creino dinamiche di rivalità e competizione, anche tra persone che, in apparenza, sembrano andare d'accordo. Burak Özçivit, quando è iniziata la produzione di Karasevda, era già un attore affermato e riconosciuto a livello internazionale. Aveva alle spalle una carriera di successo, costellata di ruoli importanti e premi prestigiosi. Neslihan Atagul, invece, era una stella nascente. Una giovane attrice talentuosa che stava cercando di farsi strada nel mondo dello spettacolo. È possibile che Burak, inconsciamente, abbia percepito l'ascesa di Neslihan come una minaccia al suo status di protagonista assoluto. Forse, temeva che la giovane attrice potesse oscurare la sua performance e rubargli la scena. Oppure, semplicemente, era geloso della sua freschezza e del suo entusiasmo. D'altra parte, è anche possibile che Neslihan, a sua volta, si sentisse intimidita dalla presenza di Burak. Lavorare accanto a un attore così famoso e acclamato potrebbe averla messa sotto pressione e averla spinta a dare il massimo per dimostrare il suo valore. In questo contesto, è facile che si creino tensioni e incomprensioni. Inoltre, è importante considerare il ruolo dei media e dei social media in questa vicenda. I giornali di gossip e le riviste scandalistiche hanno alimentato la presunta rivalità tra Burak e Neslihan, pubblicando articoli e foto che sembravano confermare l'esistenza di un conflitto tra i due attori. I fan, a loro volta, hanno contribuito ad amplificare queste voci, commentando e condividendo le notizie sui social media. Ogni sguardo sfuggente, ogni sorriso forzato,
Ogni dichiarazione apparentemente innocua è stata analizzata e interpretata dai fan come una prova della presunta rivalità. In questo modo, un semplice malinteso o una piccola incomprensione possono trasformarsi in una vera e propria faida mediatica. E poi c'è la questione delle scene intime tra Burak e Neslihan in Kara Sevda. Le scene d'amore e di passione tra Kemal e Nihan hanno fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo, ma potrebbero anche aver creato tensioni e gelosie dietro le quinte. Come abbiamo detto, Kadir Dulu, il marito di Neslihan, non avrebbe mai visto di buon occhio il rapporto tra sua moglie e Burak. Si dice che fosse geloso dell'attenzione che Neslihan riceveva da parte dei fan e dei media a causa della sua chimica sullo schermo con Burak, e che avesse espresso più volte il suo disappunto per alcune scene particolarmente intime tra i due attori. È possibile che queste tensioni si siano riversate anche sul set, creando un clima di disagio e imbarazzo tra Burak e Neslihan. Forse, i due attori si sentivano a disagio nel girare scene intime sapendo che Kadir era contrario a questa situazione. Oppure, semplicemente, temevano che la loro chimica sullo schermo potesse alimentare ulteriormente le voci sulla presunta rivalità. Insomma, ci sono molti fattori che potrebbero aver contribuito a creare e alimentare la presunta faida tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul. È impossibile sapere con certezza cosa sia realmente successo dietro le quinte di Kara Sevda, ma è indubbio che questa storia abbia appassionato e diviso i fan di tutto il mondo. E, a distanza di anni, continua a far parlare di sé e ad alimentare le fantasie dei fan. Forse, la verità non verrà mai a galla. Forse, la presunta faida tra Burak e Neslihan rimarrà per sempre un mistero avvolto nel gossip e nelle speculazioni. Ma una cosa è certa, questa storia ha contribuito a rendere Kara Sevda ancora più avvincente e indimenticabile. E ora, prima di concludere definitivamente questo video, voglio condividere con voi alcune curiosità e aneddoti sulla serie Kara Sevda e sui suoi protagonisti. Sapevate, ad esempio, che inizialmente Burak Özçivit non era convinto di accettare il ruolo di Kemal Soydere? L'attore temeva di rimanere intrappolato nel ruolo del principe azzurro e voleva cimentarsi in un personaggio più complesso e sfaccettato. Alla fine, però, si è convinto ad accettare la parte, grazie alla sua chimica con Neslihan Atagul e alla profondità della trama. E sapevate che Neslihan Atagul ha rischiato di non poter interpretare il ruolo di Nihan Sezgin a causa di problemi di salute? L'attrice ha sofferto di una grave infezione che l'ha costretta a rimanere a letto per diverse settimane. Fortunatamente, è riuscita a riprendersi in tempo per iniziare le riprese della serie. Un altro aneddoto interessante riguarda la scena del matrimonio tra Kemal e Nihan. La scena è stata girata in una location mozzafiato, una villa sul Bosforo con una vista spettacolare sulla città di Istanbul. Per rendere la scena ancora più romantica e suggestiva, la produzione ha utilizzato migliaia di fiori e candele. E sapevate che Kara Sevda è stata una delle serie turche più vendute al mondo? La serie è stata trasmessa in più di 110 paesi, raggiungendo un pubblico di milioni di spettatori. Ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui l'International Emmy Award come miglior telenovela. Infine, voglio ricordare che Kara Sevda non è solo una storia d'amore, ma anche una riflessione sulla giustizia sociale, sulla lotta di classe e sulle disuguaglianze economiche. La serie affronta temi importanti come la corruzione, l'avidità e l'abuso di potere. Bene, ora siamo arrivati veramente alla fine di questo lungo e appassionante video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato le curiosità e gli aneddoti che ho condiviso con voi. Vi invito ancora una volta a lasciare un commento qui sotto, esprimendo la vostra opinione sull'argomento. E non dimenticate di mettere mi piace al video, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie ancora per avermi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio virtuale a tutti. E ricordate, la verità è là fuori, da qualche parte, nascosta tra le pieghe del gossip e delle speculazioni. Continuiamo a cercarla insieme.